ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, mi vedete già con le carte aperte perché come ogni volta prima di realizzare le letture dei segni zodiacali io mi chiedo sempre qual è la soglia evolutiva che stiamo attraversando insieme. Quindi ho chiesto oggi, pochissimo fa, ho detto no, devo fare subito un video. In questo momento la nostra comunità, la nostra famiglia di Taromantic e chiunque si approcci in questo momento alla nostra famiglia desidera ricevere non tanto il messaggio che la mente razionale vuole ascoltare, ma quello che l'anima sta aspettando da tempo. Allora, nella tarologia co-creativa i tarocchi non ci dicono solo cosa è previsto per te, ma sono immagini vive che ci permettono di entrare proprio in dialogo con quella parte più profonda di noi che già conosce bene la direzione del nostro destino. Quindi ho chiesto alle carte in quale passaggio ci troviamo, qual è la domanda che tutte le mie ragazze, i miei ragazzi e le persone che arriveranno sul canale portano nel cuore, anche quando non riescono a dare un nome a quella domanda per capirci, no? E quale ferita è pronta a trasformarsi, quale verità siamo finalmente pronti ad accogliere e soprattutto quale trasformazione può nascere se scegliamo davvero di ascoltare questo richiamo. Ecco la risposta. Quindi Francesca, spiegacela. Ok. Allora, le carte mi stanno raccontando che come comunità, no, organismo unico, non siamo più nel momento della crisi. È uscita, è andata, au revoir, è andata. Siamo nel momento dell'integrazione, qua c'è la temperanza, un passaggio bellissimo e delicatissimo, è quel momento in cui senti che qualche cosa dentro di te è già cambiato. Ma la tua vita esterna, le tue abitudini e anche l'immagine che hai di te stessa o di te stesso è come se stanno ancora cercando di raggiungere questa trasformazione, però già tutto è cambiato. Magari lo stai sentendo, no, questa cosa, magari ti accorgi che alcune cose non ti rappresentano più, che certi modi di pensare iniziano a starti stretti, che alcune relazioni, alcuni ruoli, alcune paure no- non ti stanno più bene come prima. Eppure una parte di te continua un po' così ad aggrapparsi a quello che conosce, ma è normale, perché è familiare. Allora le carte mi hanno mostrato che la domanda più profonda non riguarda né l'amore, né il lavoro e né il denaro. E dici, che cos'è, Francesca? Guardate qua. La domanda che tutti voi avete nel cuore profondamente è molto più intima. Cacciere di bastoni, quindi quale questa? Molte di voi ci sono già arrivate? Cioè, come posso occupare il mio posto nel mondo? Il re di bastoni. Cioè, come posso occupare il mio posto nel mondo? Come posso smettere di vivere una vita costruita sulle aspettative degli altri, della mia famiglia, della società e iniziare a vivere pienamente la mia vita? Ok? Cioè, quindi la lettura della prossima settimana avrà questo tema comune, cioè ogni segno zodiacale esplorerà un aspetto diverso di questa grande trasformazione. Non faremo soltanto ciò che accade all'esterno, ma andremo a capire proprio quale parte della tua vecchia identità è pronta a lasciare spazio a qualcosa di nuovo, 10 di spade, che poi si richiama alla porta di agosto comunque. Quindi, cioè quale dono sta cercando di emergere e quale passo concreto la vita ti invita a compiere. Quindi il destino nella visione della tarologia co-creativa non è qualcosa che subisci, ormai lo state sperimentando, lo dico soprattutto per chi si approccia per la prima volta alla nostra famiglia. È un'opera d'arte che impari a creare insieme alla vita e quindi andiamo a fare una lettura stupenda perché queste sono le aspettative degli altri, no? Questo è il diritto a ricevere. Tu ti accorgerai con questo 9 di bastoni che il problema non è che sei stanca perché o stanco perché la vita è pesante, no, sei stanca o sei stanco perché continui a difendere una versione di te che non esiste più. Mi spiego? Cioè, il 9 di bastoni qua non mi parla di una persona debole, mi parla di un guerriero che continua un po'
difendere una vecchia identità che sta proteggendo un po' quel passato, no? E questo lo sfinisce. Un po' e smettere di difendere quello che è già finito. E qua, quale immagine simbolica accompagna questa settimana? È l'equilibrio. Cioè, qual è il dono ricevuto quando finalmente smettiamo di chiedere permesso di esistere? Re di bastoni. Quando tu, quando occupi finalmente il tuo posto nel mondo e la vita ricomincia a circolare, questo è bellissimo, perché quale trasformazioni vivrai a mezzo di quella lettura che faremo e che stai per fare? Il Cavaliere di Bastoni. Cambiamento evidente, cioè tu smetterai di aspettare. Il Cavaliere di Bastoni in questo caso mica è impulsività, è il fuoco che torna a scorrere, è desiderio, entusiasmo, movimento, ma non perché tutto sia risolto, ma perché smetti di rimandare la tua vita. È il momento dell'anima in cui tu deponi definitivamente un'identità ormai consumata. È la morte dell'immagine che ti impediva la nuova immagine di nascere. E qua mi stanno portando a compimento la porta d'agosto. Molti di voi l'hanno già finita. Quindi rimettiti in cammino con il tuo fuoco. E quindi andiamo a vedere per ogni segno zodiacale questa cosa bellissima. Quindi ragazzi miei, ragazzi, video spot per prepararvi ai videoni. Io concludo qua, ti abbraccio forte forte, ci vediamo, ci sentiamo ogni giorno, ci vediamo prestissimo e che tutti gli dei ti benedicano. Mua.